Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele e pochi giorni fa siete rimasti particolarmente impressionati da questo oggettino, l'Autocast Picasso, un box Android da collegare alla nostra automobile che andrà ad interfacciarsi al nostro, anzi al suo infotainment, immergendoci in un ambiente Android completo, senza tutte le solite limitazioni di Android Auto ed Apple CarPlay. Ma oggi sono qui per spiegarvi più nel dettaglio come funziona e quanto costa. Accendiamo l'automobile e siamo subito connessi ad Android. Come vedete senza utilizzare nessuno smartphone. Io infatti ho collegato il box Picasso Autocast qui sotto, l'ho attaccato, non so se è un buon posto ma era abbastanza nascosto, non mi dà fastidio e tramite il collegamento USB va collegato alla nostra automobile. Sottinteso che per utilizzare Autocast Picasso la vostra automobile dovrà essere dotata almeno di Apple CarPlay, non tanto Android Auto, in quanto il Picasso si interfaccia tramite CarPlay, quindi se la vostra auto ne è provvista, anche senza display touch potrete utilizzare questo dispositivo. Il Picasso è una scatoletta dotata di 4 GB di memoria RAM, 64 GB di memoria storage espandibili fino ai 128 GB grazie all'ingresso microSD e ingresso telefonico per SIM telefonica. Non manca nemmeno il GPS, il Bluetooth, il Wi-Fi dual band e il sistema operativo è Android 9 che come vedete è dotato di praticamente tutto, compreso il Play Store completissimo. Possiamo scaricare giochi, applicazioni, programmi di streaming video come Netflix, Disney Plus, Sky Go, praticamente qualsiasi cosa. La scelta più comoda sarebbe connettere il Picasso alla rete telefonica 4G tramite il suo ingresso appunto per SIM telefonica. Io al momento non sono ancora dotato di una SIM dedicata per questo dispositivo, quindi sono ricorso al classico hotspot telefonico grazie alla Wi-Fi di questo dispositivo ed è una cosa davvero semplice. Io lascio il mio smartphone qui dentro sotto carica con la connessione internet attiva e il Picasso farà tutto il resto andando a connettersi. Vi faccio vedere anche una cosina molto gradita e simpatica. Avviando questa applicazione già preinstallata da nome SpeedPlay, il Picasso andrà a connettersi al nostro Android Auto o Apple CarPlay in base a quello che avete, in base al vostro smartphone, che sia Android o iOS. E in questo modo potrete utilizzare Autocast Picasso per accedere in modo wireless ad Android Auto e Apple CarPlay. È molto comodo e vi elimina totalmente i cavi necessari per il vostro smartphone. Vi basterà mantenere connesso unicamente questa scatoletta. Comunque, tornando al menu del Picasso vero e proprio, le possibilità ve le ho già mostrate anche nel precedente video e sono molteplici. Innanzitutto avremo un'interfaccia completamente personalizzabile con tanto di widget, applicazioni da installare e scaricare, non c'è davvero nessun limite. Tra un attimo ve ne faccio vedere qualcuna. A sinistra abbiamo un elenco delle ultime applicazioni avviate. L'interfaccia ricorda un po' quella di CarPlay, sarà perché comunque questa scatoletta si interfaccia proprio grazie a CarPlay. La risoluzione sarà impostata automaticamente dall'Autocast al primo avvio. La mia auto ha un format del display un po' particolare, quindi è un po' tagliata verso il centro, ma ci sta. Possiamo connettere il nostro smartphone tramite Bluetooth per accedere alle chiamate veloci, i contatti, i preferiti. Possiamo muovere un po' l'interfaccia come vogliamo, accedere alla musica, telefonare, eccetera eccetera. Non manca ovviamente il classico menu a tendina di Android con cui andare ad attivare o disabilitare tutte le diverse impostazioni, ma abbiamo anche le impostazioni vere e proprie con un menu dedicato proprio al Picasso, con la definizione video in caso ci sia un po' di lag, quindi possiamo un po' abbassarla, le varie versioni. Altra applicazione, abbiamo la tastiera completa, possiamo accedere a Google Maps per avviare una navigazione vera e propria in pochi secondi. Procedi in direzione nord da via Timavo verso via Daniele. Ok, come avete visto il Picasso si interfaccia
alle casse audio della nostra auto, ma non solo l'audio, qualsiasi funzionalità può essere richiamata tramite i comandi al volante, ad esempio, o il volante al contrario, ok? Quindi assistente vocale. Com'è il tempo oggi a Bari? A Bari oggi sarà parzialmente nuvoloso. C'è traffico fino a Milano? Verso Milano il traffico è scorrevole. Dovresti metterci 11 ore e 27 minuti. E ancora Spotify, io al momento ho l'abbonamento free, sì ok, non giudicatemi, però non è che lo sfrutto così tanto, però avete tutto quello che vi serve per riprodurre la vostra musica, podcast, libri digitali in auto senza nessun tipo di problema. Abbiamo il browser internet come ad esempio Chrome, proviamo a cercare il mio sito Tech Best Deals. L'interfaccia è fluida, non è uno smartphone vero e proprio, però è molto più rapido ad esempio del classico Android Auto, o almeno del mio, non so il vostro. Comunque c'è il supporto alle foto, alle GIF, ai video. Proviamo ad aprire il mio ultimo articolo e possiamo navigare e leggere senza nessun tipo di problema. Io ora sto aprendo un sacco di applicazioni e come vedete non c'è nessun rallentamento. Abbiamo i messaggi in caso ci sia una SIM integrata, la galleria, YouTube Music, la possibilità di installare addirittura gli APK, musica Bluetooth, Explorer per i file, questo è molto comodo, assistente vocale, Google Board, Netflix, vediamo cosa mi propone. C'è The Witcher che io devo vedere assolutamente appena avrò un po' di tempo. Comunque la riproduzione è molto fluida, il dettaglio è buono, quindi davvero tanta roba. E ancora un check del GPS, ora siamo al chiuso quindi non è il massimo, però è presente ed è sempre gradito, magari quando vogliamo capire se il GPS sta prendendo bene o no. Waze, in caso vogliate utilizzare diversi GPS per navigare, VLC, anche questo comodissimo per riprodurre tutti i formati video che volete. Ad esempio io ho scaricato Mulan che adoro e posso andare a riprodurla tramite un'interfaccia dedicata proprio per la mia auto. Abbiamo WhatsApp che non ho configurato, in quanto lo sapete WhatsApp è solo su una SIM, Facebook, e anche qui nessun tipo di problema. Tra l'altro ragazzi, entrate nel mio gruppo ufficiale Facebook Droni e Tecnologia Italia, ci facciamo ogni giorno un sacco di risate, un sacco di affari, quindi ci vediamo lì. Volendo potreste anche installare dei minigiochi per giocare in auto. Ovviamente questo non è un box Android pensato per giocare a titoli pesanti come ad esempio Asphalt e simili, però se volete far giocare magari il vostro figlio, vostro nipote o qualche vostro amico. Comunque Telegram, TikTok è tutto quello che volete. Un altro aspetto molto comodo, ad esempio possiamo avviare Facebook, mantenere premuto questo tastino e avviare anche una seconda applicazione. Ad esempio proviamo a mettere Chrome, la navigazione, ed ecco qui possiamo navigare in due diverse app ed è una figata. Quindi ragazzi, come avete appena visto, Picasso della Ottocast amplia in maniera esponenziale le potenzialità dell'infotainment della vostra autovettura, ma a patto che sia dotata di Apple CarPlay, in quanto questo dispositivo si interfaccia alla vostra auto proprio grazie a CarPlay. Nessun problema invece sia per auto con display touch sia per auto con display classico che funzionano tramite rotori o altri sistemi di controllo. È un dispositivo discreto, molto compatto, che si incastra, si nasconde in qualsiasi pertugio della vostra plancia, della vostra automobile e fa il suo dovere quando serve. È molto comodo anche per riprodurre Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless senza dover collegare il vostro smartphone all'autovettura. Ma c'è un piccolo difetto amici, se questo dispositivo è vero che amplia notevolmente le potenzialità, è anche un problema per la sicurezza, perché così tante applicazioni tutte sotto mano potrebbero distrarvi dalla guida. Il mio consiglio è sempre di utilizzare questo dispositivo o qualsiasi altra cosa simile in
totale sicurezza, quindi quando siete fermi con la vostra automobile oppure fatelo utilizzare a un vostro passeggero. Voi non distraetevi mai, quando guidate pensate solo a guidare. Queste cose sono solo accessorie. Comunque nulla vi vieta di scaricare e installare tante applicazioni pensate anche per migliorare la sicurezza alla guida, come appunto Waze, come indicazioni di autovelox e simili, incidenti, insomma tutto sta alla vostra fantasia. Questo è un box Android e potete utilizzare qualsiasi applicazione voi abbiate installata anche sul vostro smartphone, ma con la comodità di avere tutto connesso immediatamente al vostro infotainment senza ulteriori cavi nella vostra autovettura. C'è però un piccolo difetto, amici, perché sì, il dispositivo a me è piaciuto un sacco, lo uso e lo utilizzerò sicuramente, non riscalda, è acceso da un'ora ed è freddo, quindi questo è un punto a favore, ma il suo prezzo al momento è un po' alto. Sarà perché si tratta di un prodotto abbastanza di nicchia o almeno particolare e originale, è una novità sotto questo aspetto, ma costa un bel po'. Lui infatti di listino costa poco meno di 400 euro, che è abbastanza, il suo hardware poi non è nemmeno così eccelso, fa il suo dovere, ma potrebbe essere migliore magari in una nuova versione. Diciamo che con i coupon il prezzo si avvicina ai 300 euro, trovate i link e coupon qui sotto in descrizione video sul mio canale Telegram ufficiale Tech by Steels, entrate, c'è linkato anch'esso in descrizione video, ma secondo me un prezzo giusto sarebbe attorno ai 200 euro. Ecco, qui con un hardware leggermente migliore e più fluido si inizierebbe davvero a ragionare, anzi il problema non è nemmeno l'hardware, che va bene per quello che serve in auto, ma qui abbiamo Android 9 che come patch di sicurezza, lo sapete, non è il massimo. Io infatti ho preferito utilizzare degli account secondari e non quelli primari, perché non si sa mai. Un box Android per auto con Android 10 o magari Android 11 a 200 euro sarebbe tanta roba. Bene ragazzi, questo è tutto, spero di aver risposto a tutti i vostri dubbi e domande su Ottocast Picasso, un dispositivo che vi ha particolarmente affascinati già nella prima parte di questa video recensione. Io lo consiglio a patto che lo troviate a un buon prezzo e a patto che vi interessi davvero utilizzare tutte queste applicazioni in auto. Per il resto è un prodotto che fa il suo dovere e funziona molto bene, molto meglio di tante applicazioni che cercano di rompere un po' Android Auto o Apple CarPlay. Ve ne ho mostrate qualcuna nei precedenti mesi qui sul mio canale, solitamente vengono bloccate dopo un po' di tempo, invece questo è un dispositivo che penso non possa essere bloccato perché nasce per essere utilizzato così come vi ho mostrato. Un ultimo appunto molto importante che sicuramente mi chiederete in tanti qui sotto nei commenti: sì, Ottocast Picasso funziona anche con auto in movimento e non è affatto una cosa scontata. Bene amici, direi che questo è tutto, spero di aver risposto a tutti i vostri dubbi o domande. Se avete ancora qualcosa da chiedere lasciate un bel commento qui sotto, se volete acquistare Ottocast Picasso trovate il link qui sotto in descrizione video e sul mio canale Telegram ufficiale Tech by Steels. Non ho altro da dire. Beh, se questo video vi è piaciuto potete supportarmi con un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito amici, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!